dalle 5 alle 7 del mattino, dalle 11 alle 2 del pomeriggio e dalle 6 alle 8 di sera. Questi erano gli orari di allenamento di Kobe. 3 workout al giorno per sfruttare ogni istante disponibile cercando di migliorarsi, sempre. Potremmo paragonare questi momenti a un'attesa in movimento prima di sferrare l'attacco al nemico. Ancora prima di diventare Black Mamba aveva innata la Mamba Mentality. Forse è ancora un po' acerba, senza quella saggezza che la rende completa. Nella prima parte della carriera, oltre alla curiosità e alla competitività, erano la rivalsa e la vendetta, il motore che dava forza alle sue azioni sul campo e fuori. I wanted everybody to hate me. I wanted to fuel off of that and just come back with so much anger and so much vengeance. Mentre, a mutazione avvenuta, davanti a tutto questo c'era la necessità di doversi e potersi migliorare, nonostante il raggiungimento di obiettivi molto importanti. Kobe ha studiato anche il regolamento degli arbitri per cercare di sfruttare ogni minimo dettaglio durante il gioco, una continua e ossessiva ricerca. Già, ossessione, una parola che è stata accostata prima che a lui al suo idolo, all'idolo di quasi tutti, Michael Jordan. Sappiamo tutti cos'è stato per Kobe, un idolo, un punto di riferimento e poi un fratello maggiore. Lo si è capito subito non perché per tutti Kobe era l'ennesimo erede di Jordan, ma bastava guardarlo in campo. Impressionante le similitudini dei movimenti, ma anche solo le espressioni. Cosa ha fatto Kobe Bryant contro un veterano come Miller? Lo pianta letteralmente in asso, poi l'esecuzione è pulitissima e ricorda troppo Michael Jordan, proprio come l'espressione per non farlo. Anche le facce dopo la serie contro Portland è l'erede naturale. Ma Kobe non è stato la copia di Jordan. Ha scelto il migliore di tutti e ha cercato di prenderne il più possibile facendolo suo. Del resto anche Phil Jackson, che ha conosciuto bene entrambi, ha dichiarato che Kobe si allenava più duramente di tutti, anche di Michael. Bryant ha trasformato l'ossessione di Jordan in Mamba Mentality. I suoi genitori scelgono il suo nome in un ristorante, prendendolo da un prestigioso taglio di carne semplicemente perché suonava bene. Si può pensare che la parola semplicità non si possa accostare ad un personaggio come lui. Invece è proprio quella che lo ha messo un gradino sopra gli altri. I suoi primi ricordi sono italiani, nelle piazzette emiliane, a crescere in un mondo completamente diverso da quello in cui vivrà per gran parte della sua vita. Per esempio, i miei figli in America non possono avere le cose che ho avuto io. Quando parto a casa, faccio in giro con i miei amici, siamo lì in una piazza, con un gelato, stiamo parlando, ci stiamo divertendo, le cose normali. In America non si può. E penso che perdono questa cosa. Allora se lo dico a loro è impossibile capirlo perché non l'hanno mai visto. Però questa è la cosa più importante, avere questi momenti. Semplicità che spariva quando vestiva i panni da giocatore, ma che era la sua Mamba Mentality da uomo. Nelle pause tra un workout e un altro continuava la sua ricerca nel migliorarsi, ma come padre, marito o personaggio pubblico. Aveva i suoi lati oscuri come tutti. Le accuse di stupro e il processo, che poi è finito in nulla, gli hanno fatto capire che la strada che gli si prospettava era sbagliata, perché fuori dal suo controllo. Custody of myself for making a mistake of adultery. Ma si è preso le sue responsabilità. Ha affrontato la questione e da quel momento tutto sarebbe stato sotto il suo controllo. Per esempio, il nome Black Mamba se l'è dato da solo. Ha investito prima su se stesso e poi ha cominciato con le nuove generazioni, perché ha provato sulla sua pelle quanto sia importante avere una fonte di ispirazione. Qualcuno che ti possa mostrare delle strade che neanche immaginavi esistessero. Qualcuno che lo fa come nessun altro. Qualcuno come lui. E poi c'è quella lettera. La poesia in prosa di un artista a tutto tondo. Come Remida trasformava in oro ogni cosa che affrontava, perché aveva imparato che in tutte le situazioni ci vuole passione e amore. Sicuramente aveva più possibilità di molti, ma non in molti ci sono riusciti come ha fatto lui.
mi sento orgoglioso di quello tutto che ho fatto qui con i Lakers, però dentro di me ha pace. Caro Kobe, un soffio di vento ti ha portato via da questa storia terrena, come ha fatto e farà sempre con tutti. Eri probabilmente solo a metà della tua vita, che però ha avuto il peso di 3 vite intere. Hai trovato la pace perché l'hai cercata più di tutti. Hai lavorato duro per trovarla e hai anche avuto il tempo di trasmetterla a tutte le persone che sanno chi sei. Tua figlia invece aveva solo 12 anni e nonostante migliaia di anni di storia, non riusciamo ancora a capire perché accadano cose del genere. La sua fortuna è che camminerà per sempre mano nella mano con il suo papà. A noi che siamo ancora per un po' da questa parte piace vederla così. Se invece sei tornato ad essere semplicemente polvere, non cambia comunque nulla rispetto a quello che hai lasciato. Si dice che il nostro ricordo svanirà quando l'ultima persona avrà pronunciato per l'ultima volta il nostro nome, ma probabilmente dovrà scoppiare il sole per dimenticarsi di te. Se tu fossi ancora qui, le parole avrebbero sicuramente un peso diverso, ma hanno comunque il peso giusto, quello meritato. Non sei l'unico che ha giocato a basket. Per questo non sei solo basket. Il gioco è stato un tramite per creare ispirazione, per mostrare a più persone possibili che si può affrontare la vita nella maniera migliore. Sta solo a noi dosare con le giuste proporzioni e prenderne il meglio. E se questi pensieri arrivano da qualcuno che non ti ha nemmeno conosciuto, è la dimostrazione di quanto grande era la tua anima. How do you think you're going to feel? Very at peace with it, and I'm very thankful, for the 20 years that I've had, and ready to go. Ma credo sia giusto chiuderla come sempre, dicendo che lui era un signore con il numero 8 o il 24 dietro, ma con sempre la scritta Lakers davanti. Lui era Kobe Bean Bryant, ma rimarrà per sempre, e questo nulla potrà mai togliercelo, il Black Mamba.